progetto è iniziato con una prima fase in cui sono ascoltati i bisogni formativi ma anche le conoscenze di base sugli stereotipi di genere attraverso dei focus group. Per mettere a fuoco consapevolezze, conoscenze, ma anche bisogni, domande. E sulla base di questi risultati è stato realizzato un percorso formativo con delle esperte che si occupano da anni in Italia di educare alle differenze, di educazione di genere. È stato un percorso formativo che ha messo insieme elementi teorici con elementi pratici. L'approccio che abbiamo mantenuto era quello di un apprendimento esperienziale, per cui siamo partite da far fare delle esperienze, delle attività al gruppo delle insegnanti e delle educatrici per poi riflettere insieme su quelli che erano gli aspetti teorici centrali. Avere insieme un approccio di analisi critica, il modo in cui gli stereotipi di genere vengono trasmessi all'interno delle scuole e cosa possiamo fare per ridurne l'impatto, contrastarli, pensare a modalità educative diverse, più inclusive. E quindi in qualche maniera quello che ci interessava era di far fare un'esperienza pratica alle insegnanti, ma anche di lavorare molto sulla loro autoanalisi e auto-osservazione di se stesse, perché poi lo stereotipo è qualcosa che ci riguarda tutte, a tutti i livelli, ma anche dei contesti organizzativi all'interno dei quali loro operano. In realtà è stato molto interessante perché ad esempio il gruppo Le Coordinatrici era un gruppo che arrivava alla formazione già con un bel bagaglio, diciamo così, di consapevolezza, di lavoro alle spalle. Però appunto qualora abbiamo scelto dichiaratamente di metterci in gioco tutte dicendo nessuna di noi è esente, tutte noi in qualche modo abitiamo, no? Questa divisione di genere e cerchiamo di capire, scavando un po' di più, dove ci sono ancora dei residui, cosa possiamo ancora andare a decostruire e in che modo poi affrontarlo, perché noi possiamo essere consapevoli, ma nell'atto pratico, quando abbiamo di fronte bambini e bambine, famiglie, che questi bambini e queste bambine li crescono magari in un determinato modo, capire anche strategicamente che approccio avere. Quindi da un lato col personale ATA abbiamo messo a tema tutti quegli aspetti legati al lavoro e al genere che hanno a che fare con la cura, con l'accudimento, con la cura e l'accudimento anche degli spazi e non solo dei corpi, e anche di come poi la società educhi i corpi in modo diverso a seconda del genere di appartenenza. Col gruppo Le Coordinatrici abbiamo cercato invece di toccare un tema che spesso rimane un pochino in ombra, che è quello del potere, cioè quando una donna poi si trova ad avere un ruolo di potere e spesso nel caso delle coordinatrici a coordinare e gestire altre donne. Le attività sono state di tipo diverso, si tratta di attività e di giochi che servono un pochino, diciamo così, a mettere a tema alcune questioni senza aggredirle direttamente, quindi in modo non didascalico, e effettivamente anche dai feedback che abbiamo ricevuto da entrambi i gruppi ci è parso che fosse insomma la modalità più adatta per questo tipo di intervento, partire dall'esperienza, partire da quello che si conosce, riconoscendo a chi avevamo di fronte non solo delle competenze ma anche dei saperi. La risposta è stata molto positiva proprio perché andava a colmare un desiderio, un bisogno da parte delle educatrici ma anche del personale di supporto, che aveva bisogno di darsi degli strumenti sia di riflessione sia di intervento. Aveva bisogno di darsi un linguaggio appropriato e chiaro, aveva bisogno di fare chiarezza sulle questioni di genere perché se ne parla molto ma con molta confusione anche a livello mediatico, quindi il fare chiarezza sul linguaggio, il fare chiarezza su diciamo i concetti e le teorie principali è sicuramente stato un contributo importante per loro, così come è stato altrettanto importante il fatto di avere degli strumenti concreti, quindi avere una lista di libri di narrativa per l'infanzia dallo 0-3 al 3-6, ma anche per la primaria, aggiornati, attuali, contemporanei, che trattano di determinati temi e che possono essere utilizzati, avere una griglia di auto-osservazione che rimane a loro e che può essere utilizzata all'interno della loro sezione, il fatto di potersi confrontare con il gruppo di riferimento o con altre colleghe che magari non si conoscono, credo che siano tutte cose che sono state molto
molto utili. Le formatrici si sono proprio calate nella necessità delle insegnanti e degli educatori che lavorano nei servizi di avere un quadro, uno sfondo dell'argomento che fosse anche proprio meramente di tipo culturale, quindi che cosa significa transgender, che cosa significa omofobia, che cosa significa stereotipo. Quindi hanno, buttato delle basi di tipo teorico-culturale che poi ci sono servite per fare un'autoriflessione nel gruppo, tutte insieme, partendo dalle competenze di ognuno e di ognuna e poter formulare delle linee guida che fossero condivisibili non solo dal gruppo di lavoro ma anche da altre persone che erano interessate all'argomento. L'attenzione e la riflessione sulle tematiche di genere è fondamentale che coinvolga tutte le figure del contesto educativo, anche le figure che non sono direttamente educative, da adulti fanno educazione. È una delle cose, dei punti di forza di questa formazione è proprio quella di aver coinvolto le diverse figure che fanno parte del mondo educativo della prima infanzia.